Se la tua azienda oggi facesse 500 euro in più di profitto, cambierebbe qualcosa? Parlo di soldi che stai già spendendo, ma che non danno un vero valore né all'azienda né ai tuoi clienti, che stai letteralmente buttando via e che possiamo recuperare in meno di un'ora. Ciao, sono Teresa Messina e la mia missione è quella di darti degli strumenti pratici per aiutarti a gestire meglio la tua impresa. Il mio mestiere è quello di analizzare i numeri e scovare le inefficienze all'interno dell'azienda, quindi in questo caso le inefficienze sono i costi che non portano dei risultati. Nel video precedente abbiamo visto come analizzare un bilancio e capire bene il bilancio della tua azienda ti possa dare una radiografia completa della stabilità e dell'andamento dell'impresa stessa. Quindi capire stato patrimoniale e conto economico ti dà maggiore sicurezza e consapevolezza per prendere decisioni aziendali in maniera più consapevole. Oggi vogliamo andare a scovare con maggiore dettaglio quei costi che riempiono il conto economico e che vanno a far diminuire sempre di più l'utile e quindi il profitto della tua azienda. Costi che stai affrontando, continui ad affrontare, ma che magari non aggiungono valore né all'impresa né alla gestione e né al cliente finale. Ti assicuro che per un imprenditore identificare uno spreco non è solo risparmiare, ma aumentare il profitto a parità di vendite. Se sei pronto ti darò 3 trucchi fondamentali da applicare, quindi pratici, per scovare questi costi nascosti a partire da subito. Trucco numero 1. L'analisi zero base. Questo è lo spreco più comune e più facile da trovare. Quante volte hai attivato un abbonamento mensile, annuale, di un software o di un servizio che magari all'inizio era gratuito e poi è diventato a pagamento e tu hai continuato comunque a mantenerlo sul conto economico? Questo è il meccanismo dello spreco. Ogni licenza, ogni servizio che tu non utilizzi o che non porta valore all'azienda, né nella gestione, né nella produzione, né tantomeno al cliente finale, è un costo che rappresenta uno spreco, quindi da eliminare. Potrebbe essere una licenza software o un servizio cloud che tu non utilizzi completamente. La soluzione immediata è quella di applicare il sistema zero base. Significa che ogni costo che tu stai affrontando, quindi ogni costo ricorrente, deve essere giustificato. Deve essere giustificato come se lo stessi affrontando per la prima volta. Quindi domandati: se oggi dovessi attivare questo servizio, lo attiverei? Quali vantaggi potrei trarne dall'attivazione di questo servizio? Quindi iniziamo con la mappatura. Apriamo un foglio Excel e scriviamo tutti i costi ricorrenti che la nostra azienda sta affrontando in questo momento, quindi costi che sono settimanali, mensili, trimestrali o annuali. Includi software gestionali, strumenti di marketing, servizi cloud, licenze per il team e persino utenze se non necessarie. Metti in discussione ogni euro che si trova su questo file. Per ogni voce fai queste 2 domande cruciali, ovvero: quale problema risolve esattamente e se lo sta continuando a risolvere? Se dovessi riattivarlo oggi, lo rifarei allo stesso costo e negli stessi termini, oppure potrebbe essere un costo da eliminare? Ottimizza o taglia il servizio. Se utilizzi solo parte del servizio, informati se ci sono delle tariffe inferiori con un servizio più consono a quello che tu utilizzi realmente. Oppure, se superfluo, cancellalo completamente dalla lista dei tuoi costi. Un esempio pratico potrebbe essere per uno studio di consulenza un sistema di intelligenza artificiale che va a creare dei contratti o va a rispondere a delle mail oppure va a rispondere a dei messaggi che arrivano direttamente come contatti sulla pagina della tua azienda stessa e che non viene utilizzato. Oppure un altro servizio potrebbe essere un cloud che ha una determinata capienza e magari tu potresti passare alla tariffa inferiore in quanto ne utilizzi solo una decima parte di quello che ti mettono a disposizione con la tariffa attuale. Trucco numero 2. Questo trucco lo possono applicare tutti: la rinegoziazione a pressione sul fornitore. Se mantieni sempre lo stesso fornitore per anni, sicuramente non avrai un premio fedeltà, ovvero il fornitore non avrà nessun interesse nel proporti una scontistica o un prezzo inferiore dei prodotti che stai acquistando attualmente. Quindi qual è la strategia giusta da utilizzare?
Il meccanismo dello spreco in questo caso è questo. Il prezzo opportunità è la differenza tra il prezzo a cui stai acquistando adesso il prodotto o servizio dal tuo fornitore, meno il prezzo sul mercato che potrebbe essere più vantaggioso per te, quindi l'offerta migliore. La fiducia è importante, ma il tuo fornitore, se sa che non ti sposteresti facilmente a un altro fornitore, non ha alcuna intenzione di ridurti il prezzo a cui stai comprando il prodotto e offrirti un prezzo migliore, più agevolato per te. Lascia che la concorrenza in questo caso faccia il lavoro per te. Le fasi da applicare sono le seguenti. Prima fase è identificare i top 5. Questo cosa significa? Identificare i 5 prodotti o servizi che tu in questo momento stai acquistando in quantità più elevate in azienda. La base dei tuoi consumi e degli acquisti in azienda. Numero 2. Genera concorrenza. Ovvero contatta 2 o anche 3 fornitori sul mercato e chiedi per quei 5 top, ovvero per quei 5 prodotti o servizi, un preventivo. Non limitarti a chiedere un preventivo generico, ma un preventivo vincolato, ovvero vincolato anche ai consumi che tu in questo momento stai facendo di quei prodotti o servizi. Questo sarà la vera base per la tua negoziazione con il tuo fornitore. Fase 3, che è l'ultima fase conclusiva, è il confronto e l'ultimatum al tuo fornitore di fiducia. Vai dal tuo fornitore storico con questi preventivi non generici ma specifici e vincolati e chiedi una riduzione di prezzo, di adeguare o il prezzo alla migliore offerta oppure di fare un significativo sconto. Poi qui sta a te se scegliere comunque la fedeltà del fornitore, quindi il costo opportunità quale sarà il tuo? Quello di mantenere comunque una fornitura con il fornitore storico, oppure se sei pronta al cambiamento puoi scegliere il fornitore che ti ha fatto il miglior prezzo di mercato. Questo è l'unico modo per ottenere il taglio massimo sui tuoi costi. Un esempio pratico potrebbe essere quello di un e-commerce nei confronti di un fornitore, il fornitore più importante, che è quello appunto di spedizioni. Potrebbe esserci un sistema integrato tra l'ordine nell'e-commerce e l'invio diretto della richiesta per la spedizione, quindi potrebbe essere molto più difficile magari passare da un fornitore con cui hai lavorato per anni a un nuovo fornitore per cui devi considerare l'integrazione del sistema con un altro spedizioniere. In questo caso il costo opportunità potrebbe essere quello di chiedere preventivi ad altre 2-3 aziende e presentarsi con un preventivo vincolante e vincolato sulle quantità di spedizioni mensili che l'azienda ha fatto negli ultimi 2 anni. Il proprietario dell'e-commerce potrebbe scegliere di mantenere comunque il fornitore storico, però chiedere una riduzione significativa di prezzo a fronte degli altri preventivi, oppure scegliere sul mercato il preventivo più basso e cambiare tutto il sistema di gestione. Un altro caso reale che ha fatto da padrone negli ultimi anni per le piccole e medie imprese è stato il costo dell'energia elettrica. Prima molto sottovalutato, comunque non considerato, ma negli ultimi anni è diventata una voce di spesa molto importante perché sono aumentate le tariffe sia energetiche, quindi sia di luce che di gas. Un ristorante i cui consumi possono essere abbastanza rilevanti in base anche alla metratura e al fatturato medio mensile di energia, di luce e di gas, e potrebbe avere un risparmio rilevante cercando sempre sul mercato la migliore offerta. Trucco numero 3. L'ispezione a vista del flusso di lavoro. Questo è lo spreco più insidioso da trovare perché non si misura solo con numeri e valori economici, ma con il tempo, quindi qua si analizza lo spreco di tempo all'interno del flusso di lavoro. Il meccanismo dello spreco in questo caso riguarda le inefficienze operative, quindi quanto tempo i tuoi operatori, i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti perdono nella gestione di passaggi inutili che si potrebbero benissimo non fare o automatizzare. Questo spreco blocca la crescita da un lato, c'è una dispersione di tempo dei tuoi collaboratori che vengono anche frustrati dal fatto che devono fare dei lavori che potrebbero essere benissimo automatizzati in alcuni casi. Quindi la soluzione immediata è la mappatura del processo. Quindi scegli un processo critico, un'attività che assorbe molto tempo e che coinvolge almeno 2 persone del tuo team. Mappa i passaggi in dettaglio, quindi descrivi in maniera accurata o crea un flusso, disegna o scrivi tutti i passaggi
di questo flusso di lavoro che vengono eseguiti, scrivi chi fa cosa, quando e perché. Per ogni passaggio mappato chiediti perché lo faccio, posso farlo diversamente, se non lo faccio cosa succede, è solo un'abitudine, un obbligo di legge oppure se è un'abitudine posso automatizzarlo. Ogni passaggio che non aggiunge valore né al cliente né alla tua azienda e non è obbligatorio per legge, puoi eliminarlo. Se è necessario ma ripetitivo, puoi vedere se ci sono delle soluzioni sostituendolo con un software. Se mi hai seguito fino a qui, significa che stai prendendo sul serio la gestione della tua azienda e hai intenzione di imparare ciò che ancora non conosci. Non ti accontenti solo a firmare i bilanci, ma vuoi veramente comprenderli e capire la salute della tua impresa. Ricorda, la gestione è una caccia costante di costi che rappresentano solo sprechi. Non è un'attività da fare una volta l'anno, ma è un'attività quotidiana. Ogni costo tagliato non è un sacrificio, è un aumento diretto di liquidità e quindi di profitto. Il mio invito per te è questo: non aspettare domani, scegli fin da subito di applicare il metodo e scovare i costi che rappresentano solo degli sprechi per la tua azienda. Per aiutarti a iniziare ad individuare gli sprechi, ho creato un mini template, trovi il link in descrizione, te lo puoi scaricare da lì, per riuscire a mappare i costi che rappresentano degli sprechi e capire se puoi eliminarli o sostituirli. Se questo video ti ha dato degli strumenti pratici per capire qualcosa in più sui costi aziendali e sugli sprechi che in questo momento hai all'interno della tua azienda, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Nel prossimo video vedremo come smettere di navigare a vista e capire meglio l'analisi mensile dell'andamento della tua impresa. Ti mostrerò come trasformare l'analisi delle vendite e spese in decisioni più intelligenti da prendere e in profitto immediato. Ci vediamo lì.